Eccoci qui ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti, bentornati sul canale. Parliamo delle due partite giocate ieri, Torino-Atalanta e Roma-Milan. Due partite completamente differenti perché in una si è cercato di giocare a calcio, nell'altra è stata solo una partita condizionata dagli episodi non arbitrali, ovviamente. Parlo dei due gol e parlo di Roma-Milan, dei due gol che sono avvenuti quasi nei minuti di recupero, tutte e due sul finale di partita. I numeri parlano chiaro, ne parliamo in questo video. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Se vi va, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti e seguite questa cronologia. Roma-Milan, partita ovviamente che si sapeva che era così, tra due squadre che fanno della solidità difensiva, più il Milan che la Roma ovviamente, la loro arma vincente. Partita combattuta a centrocampo, tanti falli, tanti spezzettamenti di gioco. Ovviamente quando si gioca con la Roma c'è sempre la rissa dietro l'angolo e tafferugli che possono succedere da un momento all'altro. È stata tenuta più o meno sotto controllo la partita da questo punto di vista. Poi sul finale di partita Abram porta la Roma in vantaggio con un grandissimo gol da grandissimo numero 9, centro area, stoppa il pallone e la mette nell'angolino lungo. Si passa sotto le gambe del difensore, tutto quello che volete, però è un grandissimo gol secondo me e Abram deve essere messo più in condizione di segnare, e questo ovviamente è il lavoro di Mourinho, dell'allenatore, che deve far sì che la punta venga messa in condizione di segnare quanti più gol possibili, perché Abram non è scarso. Detto fatto, 1-0 per la Roma, il Milan si ributta in avanti, palle lunghe, spizzate di testa, però confeziona l'azione del gol sulla fascia sinistra, dove Teo Hernandez mette una grandissima palla sul secondo palo e sale Makers insacca l'1-1 sotto le gambe di Rui Patricio, così come è accaduto a Szczesny sul gol di Raspadori in Juventus Napoli. Non possiamo fargli una croce a Rui Patricio, anche se domenica scorsa ha fatto sicuramente una cappellata, ma su questo gol non possiamo dargli tutte le colpe. Quindi pareggio che ci sta per ciò che abbiamo visto in campo, pochi tiri in porta, partita non brutta di più, 1-1, e si infittisce ancora di più la lotta Champions. Anche perché la partita che poi viene giocata la sera, Torino-Atalanta, ieri sera, finisce 2-1 per l'Atalanta, decisa da un grandissimo gol di Zapata. E io volevo stamattina vedere tutte le testate giornalistiche con la finta e il gol che ha fatto Zapata. Nemmeno l'ombra, perché se quel gol l'avesse fatto CR7, l'avesse fatto, ma credo lo stesso, forse Osimhen, ma non credo. Comunque, se l'avesse fatto qualche attaccante con un clamore diverso, sarebbe finito su tutti i giornali italiani e non. Zapata fa un grandissimo gol da puro attaccante qual è. Io già dai tempi di Zapata al Napoli con Benitez già non mi dispiaceva come attaccante, è maturato tantissimo, è diventato fondamentale quando è in forma, perché qualche infortunio, qualche partita sottotono quest'anno per un fatto di forma non eccellente durante tutta l'annata, però Zapata fa una grandissima cosa e porta l'Atalanta a ridosso della Champions League a rompere le scatole, scusate, a rompere le scatole a tutti quanti. La classifica della Champions League è chiara. Lazio 61, Juventus 59, dobbiamo vedere se poi siano 44 o 59. Milan 57, Roma 57, Atalanta 55 e l'Inter che deve giocare oggi a 54. Nel caso l'Inter vincesse con la Lazio, 57 Milan, Roma e Inter e l'Atalanta 2 punti dietro. Una lotta Champions che si fa veramente avvincente e almeno
potremo vedere le partite da qui a fine campionato con un piglio diverso, dove non c'è niente di deciso al di fuori dello scudetto che è quasi del Napoli. Vedremo oggi come andranno a finire le partite, perché c'è bisogno comunque di un doppio risultato positivo. Poi vedremo, saremo live per Napoli Salernitana e forse anche per Inter Lazio, ovviamente con un occhio più concentrato per il Napoli Salernitana, e Inter Lazio ce la vedremo in maniera spensierata, al di là del risultato che possa uscire. Le partite di ieri, queste che sono state giocate, sono state divertenti, soprattutto Torino-Atalanta, al di là di Roma-Milan, perché Torino-Atalanta è stata una partita molto più combattuta, è stata una partita dove il Torino ha cercato di fare il risultato e di portare qualche punticino a casa, e lasciatemi dire una cosa, il gol di Sanabria eh, è di un'alta difficoltà. La difficoltà è alta perché? Perché Sanabria è girato, perché Sanabria sta a 1 metro dalla linea di fondo, si deve girare e mettere la palla in diagonale nell'unico spiraglio possibile. In quel frangente ci sono due possibilità: o la metti rasoterra sperando che il portiere non ti blocchi il pallone, oppure se tecnicamente hai i piedi e mentalmente riesci a fare un gesto tecnico nel mettere il pallone sotto la traversa segni quasi sempre, però spalle alla porta diventa complicatissimo. Sanabria ha fatto un grandissimo movimento e un grandissimo gol. Poi l'1-0, ovviamente c'è il gol di Zappacosta dell'Atalanta, che non ha esultato da persona seria, perché figuriamoci, sei già all'Atalanta da un po' di tempo, non hai esultato contro la tua ex squadra. Tanti applausi a Zappacosta come uomo, come calciatore e come professionista serio. Però al di là del risultato, il pareggio credo poteva essere un risultato giusto, ma ha vinto la voglia di voler portare i 3 punti a casa dell'Atalanta, o meglio la voglia di Zapata, che con quella giocata ha infiammato una tifoseria, una partita e la zona Champions. Questo era quanto, ragazzi, per le 2 partite giocate ieri. Ci vediamo oggi, non mancate in live per Napoli Salernitana e tutte le partite della giornata. Sempre Forza Napoli. Ciao.